Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la prima metà di, grazie, novembre. Allora, abbiamo la carta del mondo. Amici del leone, periodo di compimento. Andiamo a vedere anche questa. Wow! E la carta della forza. Due carte di estrema energia, di estremo slancio in avanti, mi verrebbe da dire. Con la carta del mondo c'è la conclusione di un ciclo e l'apertura di un ciclo nuovo. E con la carta della forza probabilmente si trova il coraggio per affrontare questo cambio, perché comunque è vero che quando arriva al mondo sono cambi sempre positivi, sempre per il nostro più alto bene, però comunque sono cambi veloci, quindi forse un attimino destabilizzano. E la forza potrebbe anche parlare di forza di volontà. Quindi può anche essere che per qualcuno ci sia un cambio, un rafforzamento della forza di volontà. Scusate il gioco di parole. Bene, andiamo a vedere nello specifico. Allora, come sempre vi ricordo che la lettura è di carattere generale, fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi potete prendere semplicemente quello che vi serve e lasciare andare il resto all'universo. Mi stavo quasi impappinando. Nel caso vogliate contattarmi, trovate la mia email sotto nella descrizione del video. Basta aprire la tendina, c'è la mia email e da lì mi potete contattare. Allora, sono ritornata alla vecchia stesa, quindi andremo a vedere in linea generale lo sviluppo di questi primi 15-20 giorni e poi con i mini tarocchi andremo un po' più nello specifico. Allora, partiamo con la carta della temperanza, che in questo mazzo viene chiamato l'alchimista, perché è colui che, diciamo, nei tarocchi tradizionali la temperanza travasa da una brocca all'altra l'acqua senza rovesciarne neanche una goccia, e qui in un certo senso c'è questo travasare di liquidi e diciamo è un modo come un altro per far capire che si sta facendo della magia, si stanno ricalibrando i pesi. La carta della temperanza è anche una carta che parla di pazienza in realtà, l'attitudine di avere un atteggiamento positivo durante l'attesa fondamentalmente. E poi abbiamo un 4 di pentacoli. Il 4 di pentacoli è un'energia un po' statica, se ve la devo dire tutta. È una carta che parla di attaccamento, è una carta che comunque parla di qualcuno che resta legato a un certo tipo di realtà, di staticità, di regole anche, no? Perché ci sono delle persone che sono abitudinarie perché le fa sentire sicuri. Ecco, questo però è forse poca flessibilità. E quindi in questo senso il 4 di pentacoli sento che è una sorta di attaccamento a qualche cosa. Può essere qualcosa di materiale perché appunto c'è un pentacolo, è un elemento terra come carta, quindi un elemento concreto. O potrebbe anche essere, come vi dicevo prima, delle abitudini, delle regole, dei ruoli, mi dicono. Mm? Abbiamo poi il cavaliere di bastoni al contrario e la carta dell'eremita al contrario. Sento che qui c'è una sorta di impossibilità o non volontà di fare un movimento. Quando i cavalieri sono al contrario è perché c'è questa sorta di impedimento nel muoversi. Abbiamo anche la carta dell'eremita al contrario ed è come se ci fosse qualcuno che non si sente abbastanza pronto o pronta o abbastanza saggio o abbastanza informato o abbastanza esperto per effettuare qualche tipo di cambio, che probabilmente è quello di cui parla il mondo. Andiamo avanti, vediamo che altre carte vi danno per la seconda parte della lettura. Abbiamo la regina di bastoni al contrario, un 2 di coppe, non male. La regina di bastoni al contrario o fa riferimento a una persona che è vicino a voi, oppure fa riferimento a un vostro tipo di atteggiamento che in questo momento probabilmente, essendo al contrario, non è proprio così focoso, energico. Ecco, sento un po' con la regina di bastoni al contrario che qualcuno
crede o pensa di aver perso la propria indipendenza, la propria autonomia. Il punto qual è? È che qui con questo 2 di coppe e il 9 di bastoni alla fine della lettura bisogna scendere a compromessi con qualcuno, o con se stessi o con qualcun altro. Potrebbe anche essere, se per voi fosse una questione di lavoro, per esempio, cioè si parte da una questione di pazienza, qualcuno che è attaccato a quello che ha fatto e ha paura a fare probabilmente un passo, diciamo il passo più lungo della gamba, proprio perché con l'eremita al contrario non si sente nel pieno potere personale, ma abbiamo anche la regina di bastoni che ce lo dice. Qui si tratta di arrivare a compromessi. Bisogna, perché l'ultima carta è un 9 di bastoni, bisogna imparare a difendersi, sia da un punto di vista fisico, magari si può trattare di, ecco, mi parlano di antivirus, mi parlano di barriere, ehm, come si dice? Ehm, online. Ah, mi sfugge la parola. Vabbè, comunque proteggere il computer, proteggere i vostri dati se per caso lavorate tanto online, i dati bancari se avete l'home banking o quelle cose lì, e proteggervi anche da un punto di vista proprio energetico. Qui si tratta di mettere delle barriere anche a livello di campo aurico. Può anche essere utile per qualcuno, mi parlano di pulizia della casa e non intendo, cioè sì, anche la pulizia fisica con scopa e straccio e scopettone, insomma, e mociovileda, però proprio una pulizia anche da un punto di vista energetico. Potete, guardatecelo qui. Potete comprare il palo santo, per esempio, che è ottimo per togliere le energie negative, gli si dà fuoco a finestre chiuse, si affumica tutta la casa, soprattutto negli angoli, sotto il letto, nei punti, diciamo, dove l'energia potrebbe tendere a ristagnare e una volta che la casa, diciamo, è pregna di questo fumo, a un certo punto si spalancano tutte le finestre e si lascia che questo fumo esca. Ecco, il palo santo è ottimo per pulire energeticamente gli ambienti, ok? Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta nello specifico questo, diciamo, sviluppo energetico, perché comunque avete la carta del mondo, è un cambio qui c'è o ci sarà. E io lo sento anche un po' qui con la carta del 2 di coppe, perché la carta 2 di coppe parla anche di nuovi incontri, di nuovi compromessi, di fidanzamenti per qualcuno. Se per voi, per esempio, vibrasse come una relazione, come una stesa affettivo di relazioni, qui si potrebbe trattare del ok, mi muovo, vado in direzione di questa persona oppure no. Sì, le carte dicono ci potrebbe essere un buon accordo, perché il 2 di coppe è un accordo sempre in armonia, però delimitate i vostri spazi all'interno della relazione. Ecco, questo può essere un po' un consiglio. Andiamo a vedere la temperanza. La temperanza. Allora, abbiamo un 5 di coppe al contrario, un re di coppe e un asso di denari al contrario. Io credo che qui ci sia qualcuno che sia consapevole, perché la temperanza ricordatevi che è mantenere un atteggiamento positivo durante il periodo di attesa, no? Avendo fiducia che comunque le cose cambieranno. E qui sento che in realtà siete consapevoli del fatto che probabilmente ci sarà da aspettare ancora un tempo, un periodo, per il tipo di movimento che vorreste fare voi. Per qualcuno, avendo la carta del mondo, potrebbe anche essere un trasferimento, un trasloco all'estero. Però sento che avete, come vi posso dire, il cuore pieno, nel senso che anche se non si vedono ancora degli inizi concreti, perché questo asso di pentacoli è al contrario, sento che con il re di coppe c'è un sentimento maturo, c'è un qualche tipo di lavoro che è già stato fatto, quindi le cose sono mature per poter progredire. Per qualcuno questo re di coppe potrebbe rappresentare la persona di interesse oppure anche un padre, il fatto che magari ci si aspetti qualche tipo di aiuto, qualche tipo di cambio magari da parte proprio della famiglia di origine, diciamo. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, abbiamo un 9 di spade al contrario, abbiamo l'imperatrice al contrario e un 3 di bastoni. Io qui sento che qualcuno è attaccato al posto dove ha vissuto fino adesso, alla realtà che ha vissuto fino adesso o a qualche tipo di
di idea, perché è un attaccamento anche, come vi dicevo, una routine, a un'abitudine, a un'idea, a una regola, qualche cosa che è astratto potrebbe anche essere, no? E sento che questo tipo di attaccamento vi rende statici, nel senso che comunque ci sarebbe la voglia di espandersi, ci sarebbe la possibilità di andare oltre, ma avendo la imperatrice al contrario, è come se questa sorta di espansione, di creazione di nuova idea non prendesse corpo, non prendesse forma. E difatti qui anche l'asso di pentacoli è al contrario, non si concretizza. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni per piacere. Ok, abbiamo un 8 di pentacoli, abbiamo un 3 di bastoni al contrario, un 5 di bastoni, un 7 di spade e un re di spade, un altro re. Per molte persone fa riferimento al lavoro o a una situazione quotidiana che si sta vivendo e io credo che qui c'è la voglia di... Sì, per qualcuno vi sento un po' sconsolati, nel senso che probabilmente ci sono battaglie, ci sono prese di potere, c'è qualcuno che controlla eccessivamente. Quando c'è sette di spade è perché ci sono delle bugie, dei comportamenti poco chiari, c'è qualcuno che non la racconta giusta, potrebbero essere dei pettegolezzi, considerato che comunque c'è un 5 di bastoni di fianco, potrebbero esserci diverse discussioni per quello che riguarda un certo tipo di tema. E per qualcuno potrebbero essere discussioni di vecchia data, perché comunque qui abbiamo un 5 di coppe e come si chiama? Un 9 di spade al contrario. E vi dirò, mi parlano di azienda familiare, quindi per qualcuno si tratta di un qualche tipo di... se non è un'azienda, può anche essere una collaborazione, un progetto che magari sia in comune, però comunque per molte persone ha a che vedere con la famiglia, ok? Con una questione familiare. Andiamo avanti, vediamo le eremite al contrario. Oh, abbiamo un 8 di bastoni e la carta della stella al contrario. Io sento che qui fondamentalmente dovete mettere nero su bianco quelli che sono i vostri sogni, quelli che sono i vostri desideri. C'è bisogno di comunicare sia agli altri che a voi stessi. Sapete che il verbo, la parola, crea. Il verbo o comunque i suoni hanno una vibrazione e risuonano con il nostro campo energetico e si possono risintonizzare sia le onde cerebrali che anche comunque le onde dei chakra, diciamo le vibrazioni dei chakra. Qui si tratta di dire ad alta voce quello che voi volete. Una volta che lo verbalizzate, iniziate a concretizzare quello che all'inizio potrebbe essere semplicemente un sogno, un punto d'arrivo o un'idea. E comunque avendo l'eremita, so che è al contrario, però io credo che sia solo una sensazione di non essere in grado e di non avere questo potere personale, perché poi in realtà, cioè, voglio dire, le potenzialità ci sono perché comunque c'è un'imperatrice, è la carta di base del mondo, qui cambia il modo di vedere il vostro mondo e anche gli altri io credo che cambino questo modo di vedere il vostro mondo, perché qui c'è una maggiore comunicazione, ci sono novità. Andiamo a vedere la regina di bastoni al contrario. Ok, allora abbiamo la sacerdotessa, un 9 di pentacoli e un 6 di spade. Wow! Allora, la regina di bastoni potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, o appunto, come vi dicevo prima, la vostra energia, o meglio, la vostra mancanza di energia. Qui fa molto riferimento a quello che è la femminilità, al sentire, al percepire, al captare, all'amor proprio, al godersi quello che sono i propri risultati fondamentalmente e ad allontanarsi un po' da questo 6 di spade, da queste idee probabilmente ereditate dal punto di vista familiare per qualcuno. Ehm, o potrebbe essere che dovete proprio allontanarvi da questa persona, da questa regina di bastoni al contrario. Quello che sento qui è che avete bisogno di dare più valore a quello che sentite internamente, al vostro intuito, perché comunque la sacerdotessa parla sempre di intuito, di idee, di qualcuno che sa. Basta cercare dentro, ma le risposte comunque ci sono, ok? Va bene, andiamo a vedere il 2 di coppe, per piacere. Abbiamo la carta dell'imperatore, qui c'era l'imperatrice al contrario, e poi abbiamo un 9 di bastoni al contrario.
Qui, come vi dicevo, il 9 di bastoni c'è anche qua, c'è bisogno perché vi sento forse un po', come vi posso dire, indifesi da un punto di vista della vostra struttura. Può essere abitativa, perché comunque è un 4, può essere la vostra struttura a livello monetario, la vostra capacità di gestire quello che avete a livello economico. Qui c'è da fare dei compromessi, degli accordi. Potrebbe rappresentare il padre per qualcuno, quindi il fatto di mettere delle barriere in questo tipo di compromesso che avete con questa persona. Dipende chi rappresenta per voi l'imperatore, perché se per esempio è la vostra persona di interesse, il vostro compagno o la vostra partner, ipotesi, qui si tratta di trovare un accordo per far andare, diciamo, in equilibrio la relazione, in modo da non fare torto a nessuno dei due. Ognuno dei due ha bisogno del proprio spazio, ma è come se sentissi che voi dovete lavorare di più sul vostro spazio personale, prendere spazio probabilmente da questa persona, da questa realtà. All'inizio c'era un re di coppe, che potrebbe rappresentare comunque il padre. Andiamo a vedere l'ultima carta, il 9 di bastoni, per piacere, grazie. Ok, allora abbiamo un 7 di pentacoli al contrario, un altro 7 di coppe al contrario e un 8 di coppe al contrario. Sì, è come se qualcuno non riuscisse a vedere la possibilità di fare un movimento, di allontanarsi, di spostarsi, e l'unica chance, l'unica alternativa è quella di strutturarvi. Ma in effetti vi dico, guardate, certe volte si capita in certe situazioni dove veramente si vorrebbe scappare, ma non si può. Ecco, prendetelo come un allenamento. Cosa che posso imparare io da questa situazione? Posso imparare a difendermi, ok? Posso imparare a come mettere i paletti, come ehm, scendere o entrare in compromessi che possano essere vantaggiosi per tutte le parti coinvolte nel compromesso, chiaramente, ok? Diciamo che è già un buon punto di partenza imparare a difendersi, imparare a strutturare le proprie barriere, imparare a mettere dei limiti proprio. Va bene, andiamo a vedere, e c'è anche il coraggio, la forza, il coraggio e la forza di volontà di mettere questi limiti. Andiamo a vedere ancora, conosco cosa si vede e cosa non si vede, vediamo cosa riesco a dirvi. Ok. Allora, abbiamo abbondanza e intensità. Wow, due carte bellissime. Due carte bellissime. Re di pentacoli e cavaliere di bastoni. Il re di pentacoli forse vi mancava, sì, avevate re di spade e re di coppe. E poi abbiamo questa carta che è intensità. Quindi si va verso l'espansione, ragazzi, si chiama abbondanza questa carta. Ok, il re di pentacoli vi ricordo che è un'energia molto generosa, è una persona che viene in aiuto, che condivide volentieri tutti quelli che sono i suoi averi, i suoi possedimenti e le sue ricchezze, la sua abbondanza letteralmente. E poi abbiamo intensità. Io sento che questo cambio ancora non ve ne state rendendo conto, ma sarà potente, sarà forte, ok? Perché abbiamo comunque due arcani maggiori molto positivi che parlano di cambio, che parlano di andare in avanti. Tra l'altro, la carta della forza è anche la vostra carta, quindi parla proprio di quel vigore leonino, ok? E anche qui è un cavaliere di bastoni, quindi sento che si muoveranno le cose in un modo molto positivo, ma dovrete entrare a patti con qualcuno o con voi stessi per riuscire a gestire le cose con qualcuno che potrebbe essere questo re di coppe o appunto proprio con un'altra persona. Se fosse per esempio un accordo di collaborativo, anche l'imperatore, guardate, qua abbiamo sia il 2 di coppe che l'imperatore, sono due carte di accordi, compromessi, stabilità. Per qualcuno si potrebbe parlare della firma di un contratto e quando c'è l'imperatore è un contratto a lungo termine. Andiamo avanti, vediamo un ultimo oracolo, vediamo cosa vi dicono, ci sono ben 3 oracoli. Abbiamo, wow, crescita, carta numero 1, bellissima carta, inizia qualche cosa, ok? C'è quel tipo di crescita che ancora magari non riuscite a captare con l'asso di pentacoli al contrario, ma si va verso la crescita. E poi abbiamo resistenza e qui probabilmente ci sono delle forze universali che vi stanno spingendo in una direzione, ma
non vi rendete conto di qual è questa direzione. State opponendo un po' di resistenza, o perché non vedete chiaro, o perché cedere, se vogliamo, a questo tipo di richiamo, a questo tipo di soffio, per voi voglia dire cambiare qualche cosa. Insomma, c'è resistenza da parte vostra per quello che è il richiamo della natura, il richiamo dell'universo, diciamo così. E poi abbiamo un'altra carta di carta numero 21, parla di nuovi inizi. E qui vi faccio presente che c'è un accenno particolare a quello che è l'utero, a quello che è la creazione. Qui avevamo, fatemi vedere qua, avevamo l'imperatrice al contrario, che parla proprio di gestazione, ok? Quindi sta per iniziare un nuovo periodo, con nuovi inizi, un nuovo periodo di abbondanza, di prosperità. Mm? È una bellissima carta, guarda, ragazzi, e soprattutto vedo che ci sono tantissimi occhi e c'è anche raffigurata la luna. Parla di cicli lunari, parla di utero, sento che parla di utero, per qualcuno qui è forte il discorso del diventare madri di se stessi, del generare un'idea, generare, creare anche quello che è l'amor proprio e la propria, diciamo così, percezione a livello interno, a livello di subconscio proprio, ok? Cari amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare o fare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io di nuovo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!